E buongiorno da qui, siamo ad Ahui, sempre a Fuerteventura, e oggi ci siamo svegliati con questo bel sole, un po' di venticello, freschino, ma si sta bene, anche in maglietta si sta decisamente bene. Oggi giornata di trekking, faccio un po' faticare Mauro, vogliamo andare a vedere una meraviglia della natura posta un pochino più in alto e quindi c'è un po' da camminare. Ora lo vedrete dove andiamo. Pronto Mauretto, che andiamo all'Arcos de las Peñitas. C'è un po' di vento oggi. Abbiamo lasciato il carletto lì, eccolo, e adesso andiamo all'Arcos de la Peñita. Via! Il sentiero qui non è ben definito, quindi bisogna un po' arrangiarsi, infilarsi su per questo barranco, per questo fiume, dove l'acqua non scorre perché non ce n'è, e cercare di trovare la via giusta per raggiungere l'arco. E qui in mezzo a queste conformazioni rocciose hanno pure costruito un altarino e appena sopra una cappella. L'ha pensato anche Betty, però noto che le figure del maiale le devo fare io. Guardate quella collinetta là, ok? Precisa, una tetta col capezzolo, guardatela, ditemi che non è così. Eccoci che siamo arrivati all'Arcos de las Peñitas. Faticoso perché è abbastanza ripido, sentiero impervio tra le rocce e sentiero poco ben segnato. Un po' di fiatone visto che non abbiamo più allenamento, però vale la pena arrivarci qua. Siamo arrivati. Arcos de las Peñitas. Qua c'è un cavalluccio marino. Guardate dove si è infilata Betty. Eccolo Mauretto, vola e guarda come vola, tra coriandoli di cielo e manciate di spuma di mare, adesso vola. Eccoli gli scoiattoli, adesso vediamo se riusciamo a inquadrarli. Eccolo, ciao. Anche un altro. Mamma mia.
Dalle mani te la prendo. Ma quanti sono? Allora Mauro, oltre a dar da mangiare alla volpe in Sicilia, dà da mangiare anche agli scoiattoli. Con le zampine. Ho paura. Sono delicatissimi. Eccoci, giro terminato, siamo arrivati fino all'Arcos de las Peñitas, una passeggiata escursione, diciamo un po' più escursione perché ci sono alcuni tratti un po' più antipatici da fare, o meglio bisogna salire delle rocce, i sentieri non sono ben segnati, abbastanza ripido in alcuni punti, comunque la distanza non è eccessiva, abbiamo camminato per 3,4 km quasi, 1 ora e mezza di tempo. E tu come l'hai trovato? Dico, un po' da arrampicarsi, un po' da camminare in alcuni pezzi a 4 zampe per potersi arrampicare sulle rocce sia in salita che in discesa, ma si fa, è fattibile, insomma. Lo faccio io che sono un grasso zoppo, uno zoppo grasso. Vabbè. Comunque, Arcos de las Peñitas Fatto! Siamo al Mirador della strada che collega Pájara con La Pared. Un punto stupendo, ora vi facciamo vedere il panorama che si vede da qui. Mirador de Sicasumbre è un punto di riferimento astronomico. Ora andiamo a vedere cosa si scorge da quassù. Questa è esattamente la strada della foto, però purtroppo abbiamo il sole in faccia e quindi non si vede così bene. Siamo alla Playa de la Pared, sono 2 passi sopra la scogliera, non c'è una vera e propria spiaggia, ci sono un po' di sassi, un po' di scogli e comunque il posto è gradevole, molto tranquillo. Anche là in fondo hai visto che c'è un'altra spiaggione? Pieno di surfisti? Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align.
sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. In questi momenti bisogna fare silenzio, parla il mare. La Parade. Ma quanto è bella questa Fuerteventura, ci sta piacendo da morire. Davvero un panorama molto variegato, anche se meno vulcanico di Lanzarote, più desertica, ambrata, color ambra. Però ha dei punti con roccia vulcanica e è davvero bella anche questa. Dei paesini deliziosi, isolati ma deliziosi. E questa spiaggia di Viejo Rey, sempre alla Parade, è splendida, c'è una bella spiaggia di sabbia pienissima di surfisti. Vigilia di Natale in spiaggia. Abbiamo parcheggiato Carletto, siamo con un gruppo di italiani, di ragazzi che abbiamo conosciuto sulle varie isole e ci passiamo il Natale qui, domani grigliata e stiamo in compagnia. Carletto è parcheggiato lì e ora vado a vedere la spiaggia com'è. Come share my pillow and rain, rain, go away. Ecco qui dove siamo, qui c'è una bella spiaggetta, un po' di scogli là davanti, ma qui in realtà due ragazzi stanno già facendo il bagno, quindi sono ormai le 5:30 del pomeriggio, il sole sta calando, ci sarà ancora una mezz'oretta di sole, il posto è molto tranquillo, carino, bello. Salutiamo gli astanti. Salutiamo i follower. Mi piaceva la parola. Astanti. E Domani passeremo e festeggeremo qui il Natale. siamo a El Puertito. Augurando buon Natale a tutti e agli ultimi due amici che sono venuti a trovarci, Fabio e Angela. noi ci festeggiamo il Natale E il compleanno di con un Mauro. piatto, e anche il compleanno, con un piatto tipico cordovese. Dico che in realtà viene da Cordova, però lo troviamo in tutte le zone della Spagna. Si chiama salmorejo e provate a assaggiarlo. È un piccolo aperitivo. Grazie. Aperitivo. Aperitiviamo, aperitiviamo. Che arrivo, che devo usare il pimiento. E insomma, stiamo iniziando il pranzo di Natale in riva al mare. 3 camper italiani parcheggiati qui e noi riparati dal vento ci godiamo questo pranzo. Facciamo un po' di barbecue, un po' di carne alla brace, verdura alla brace e ci godiamo questa giornata in riva al mare, in una splendida giornata di sole. Natale in spiaggia! Vai! Allora, siamo con degli amici, Alessio, Marilisa, Cristina e Angelo, qua dietro, per fare una bella grigliata in spiaggia e noi ci passiamo questo Natale al caldo. Già già. L'unica cosa triste di questa giornata, il mare è mosso e quindi non è possibile fare il bagno. Perché le correnti qua sono abbastanza antipatiche e quindi è pericoloso fare il bagno.
notte di Natale, durante il mio compleanno, si è scoperto questa cosa che non conoscevo. Qualcuno dei follower, se lo conosceva già prima, ce lo dica. Ripeti che cos'è questo? È un handpan. Handpan. Che è suonato da... D'Angelo. Oh, questo è importante. Però ce l'ha la scatola. Il Natale passato al mare, Parabonzi, bonzi, bom. al caldo delle Canarie. Che giornatina anche oggi. Oggi è uscito un bellissimo sole, senza nubi questa mattina, senza vento al momento, poi arriverà sicuramente. Al momento si sta benissimo. Tant'è che Mauretto stava pensando di fare... Il bagnetto. Bravo! Praticamente abbiamo una spiaggia e una caletta tutta per noi. Siamo 4 camper di italiani e ce la stiamo godendo alla grande. L'hanno lasciata tutta noi, anche quei pochi spagnoli che c'erano se ne sono andati e qui è stupendo. E che dire, un bagno il 26 di dicembre alle 9 del mattino con un sole stupendo, un mare Eden, bellissimo, una sensazione bellissima in questa giornata di sole splendente, in questa baia del Puertito. La temperatura dell'acqua è ottima, si entra benissimo, non è troppo fredda, sicuramente meno fredda del Mediterraneo, si sta da dire. Mauretto si è già addormentato di fianco a me, vero? Vita da spiaggia oggi, sole, mare, relax, un bel bagnetto e che si vuole di più dalla vita? Vita da pensionista. Secondo giorno ci siamo fermati qua, ogni tanto anche durante un viaggio è importante potersi fermare, avere un po' di relax. Ieri abbiamo passato tutti assieme una giornata, la giornata di Natale, grigliando e bevendo in piacevole compagnia. Oggi comunque la giornata era estremamente bella, il mare calmo. Abbiamo deciso comunque di fermarsi ancora una giornata. Ma qui non si fa altro che mangiare e bere, Mauro? Difatti sono grasso apposta. Qua mi dicono che sono gordo.